Bene, quindi partiamo con il nostro corso di Blueprint. Come già accennato nella introduzione, che cos'è il Blueprint? Immaginate un linguaggio tipo il C++, diciamo così, semplificato attraverso un modello schematico rappresentato con degli script visivi. Che cosa voglio dire? Semplificato perché intanto prende in considerazione tutte le opzioni che Unreal ci dà l'opportunità di utilizzare all'interno del motore e semplificato perché ci evita ovviamente di scrivere righe e righe di codici, creando così diciamo un prodotto sotto alcuni punti di vista un po' noioso. Allora, il blueprint rappresentano le fondamenta del linguaggio C++ all'interno di Unreal Engine. Ma facciamo un esempio pratico. Allora, qualora io volessi rappresentare all'interno del mondo Unreal un qualcosa di smart, di intelligente, un qualcosa di programmatico, dotato di programmazione, dovrei far riferimento al linguaggio Blueprint. A meno che io non voglia costruire un progetto in C++ e lavorare col C++. Ma concentriamoci sul Blueprint. Il blueprint è un codice, come avrete capito, che esiste e può esistere sia a livello di mappa, e quindi nel livello che io ho aperto adesso, ad esempio, o può esistere all'interno di un oggetto programmatico costruito all'uopo, ad esempio un Hector Blueprint. Ma vediamo il primo caso. All'interno dello specchietto Blueprints, Open Level Blueprint, si può accedere a questa finestra. In questa finestra possono avvenire tutte le operazioni che ci serviranno per rendere un oggetto programmatico dotato di programmazione e quindi un oggetto sostanzialmente smart, un blueprint. Bene, iniziamo. Iniziamo con le variabili e iniziamo nella fattispecie con la variabile di tipo string. Okay. No. Se andiamo in questo specchietto variables e clicchiamo, possiamo creare una variabile, possiamo chiamarla ad esempio how do you do invio. Adesso vedete che questa variabile è settata di default come una stringa in questo caso. Ecco, vedete, in questo caso la variabile è settata di default come una variabile di tipo boolean. Per cambiare la tipologia della variabile ci basti andare o nello specchietto qui a sinistra e cliccare su questo pallino o qui sulla destra andarla a trasformare in una stringa. Andiamo a compilare. Andiamo a dare ad esempio questa frase appunto una frase, quindi how do you do e compiliamo. Per poter io utilizzare questa frase la posso prendere, trascinare nel mio spazio. Una volta trascinato nel mio spazio, io posso leggere il valore di questa variabile o posso andarla a scrivere. Basta cliccare su una delle due opzioni. O, tenendo premuto il tasto CTRL, trascinare all'interno dell'area e quindi andare a leggere la mia variabile, o viceversa, tenendo premuto il tasto Alt, trascinare nello spazio e andare a scrivere la mia variabile. Richiamiamo il primo nodo, event begin play. Questo è un evento che si materializza ogni volta che noi andremo al livello play del nostro, tra virgolette, game, cioè entreremo nel nostro progetto. Supponiamo di voler scrivere questa stringa, quindi vado qua, vado a leggere la mia stringa, ok, e dico semplicemente, tirando il pin, print string, ok,
diamo ad esempio una durata di 5 secondi e agganciamo l'evento iniziale con la mia stringa. Adesso che cosa mi aspetto sostanzialmente? Sostanzialmente mi aspetto che nel momento in cui il mio game si avvia venga stampata questa stringa e vediamo se effettivamente è così. Compiliamo, possiamo utilizzare diversi tipi di play, io utilizzo quello attraverso una nuova finestra, vi consiglio di utilizzare questa anche voi. Vado in play, vedete che qua mi appare how do you do, semplicemente per 5 secondi rimarrà quella scritta, poi scomparirà, semplicemente va a leggere questo valore e lo va a stampare. Adesso, una volta che ci siamo accertati, possiamo anche utilizzare un altro comando. Ad esempio un comando tipo voglio richiamare un tasto, quindi F-key, ok? Prendiamo in prestito questa parte e mettiamola qua dentro. Adesso che cosa mi aspetto? Se vado in play, quando presso il tasto F della tastiera mi appare la scritta How do you do? Questa ovviamente mi apparirà per 5 secondi e poi scomparirà. Sono andato a leggere il valore della mia variabile. Supponiamo che io voglia scrivere il valore della mia variabile. Per fare questo ho bisogno di un altro input. Lo posso prendere sia da tastiera che mediante centinaia e centinaia di altri modi che non stiamo in questa prima fase a spiegare. Man mano arriveremo a spiegare un po' tutte le fasi che ci interessano. Richiamiamo ad esempio destro clic, digitiamo X da tastiera e clicchiamo su tasto X. Adesso andiamo a scrivere questa variabile. Prendo how do you do, rilascio e stavolta scelgo set how do you do. Collego il mio tasto pressed alla mia variabile che voglio scrivere. Qua in questo spazio ad esempio posso digitare are you sure? Ok? Sei sicuro? Una volta che ho fatto questa operazione, premendo il tasto X, vado a sovrascrivere la mia frase how do you do. Ma vediamo che cosa è successo. Compiliamo, play, se presso F, how do you do, ok? Ma se presso X, quindi vado a sostituire quella variabile, ripremo F, are you sure? Vedete? Ancora F, ancora F, 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 F. Vedete che mi stampa are you sure? Abbiamo fatto un breve esempio di utilizzo della variabile string, ma man mano vedrete che maturando un po' i concetti riuscirete a capire meglio tutte queste cose tutte le cose che ci andremo a dire poi durante il corso. Ritorniamo nella variabile, nel mio progetto. Ok, vediamo un altro modo per realizzare la stessa cosa. Andiamo qua, magari stacchiamo il tasto F, stacchiamo il tasto X, compiliamo, staccando ovviamente gli eventi, il tutto viene ripristinato in quanto non è associato chiaramente nessuna funzione ai miei tasti, in questo caso F e X. Ma torniamo qui, creiamo magari una nuova folder, blueprints, ok, e andiamo a creare una classe. Destro clic, blueprint class, scegliamo dallo specchietto actor, chiamiamolo bp underscore string. Operiamo doppio clic per aprire e vedete come è formata in genere l'interfaccia di una blueprint, cioè di un oggetto programmatico. Abbiamo una viewport dove è possibile aggiungere tutta una serie di elementi, ma questo lo vedremo successivamente. Quello che ti voglio dire adesso
E ti voglio spiegare adesso che se io torno nell'event graph qua e faccio la stessa operazione, cancelliamo i nodi di default, semplicemente selezioniamo e cancelliamo, richiamiamo il tasto F, ad esempio F key, vado a creare la string, la mia variabile, ok? La chiamo how do you do. In questo caso non andrebbe messo l'interrogativo perché è una convenzione tipico della programmazione. Quando si aggiunge il segno, simbolo interrogativo, sta a rappresentare una variabile di tipo booleana, ma poi dopo questo ci arriveremo. Andiamo a cambiarne la tipologia in stringa, compiliamo, scriviamo qui how do you do, prendiamo questo oggetto, mettiamolo qui, andiamolo a leggere e tiriamo print string. Come prima, agganciamo, mettiamo la durata a 5 secondi, prendiamo questa parte, selezionandola e digitando C da tastiera possiamo inserire un commento. String sample. Possiamo dare un colore, in questo caso io già ne ho registrati 2, vado sul verde, ok, e vediamo che cosa è successo. Sicuramente non sarà successo nulla, perché abbiamo bisogno innanzitutto di andare qui e di aggiungere il mio oggetto alla scena, perché questa blueprint, questo codice, ha ragione di essere ed è in vita solo se è posto all'interno della mia viewport. Se mi dà fastidio il mio pallino, posso andare sempre a livello qui della BP string self, il componente originale scena, e settare il billboard a 0. Okay? In questo caso all'interno della nostra scena non apparirà assolutamente nulla, ma abbiamo bisogno ancora di un codice, perché se andiamo in play adesso e pressiamo il tasto F, vedete che non succede nulla. In realtà io dovrei aspettarmi un codice. Questo perché? Perché mentre a livello di mappa si avvia il template e quindi abilita in modo automatico l'input, sia esso da tastiera che da altri dispositivi, qua invece dobbiamo andare ad aggiungerlo. Quindi magari richiamiamo l'evento begin play, e cioè quando il mio gioco ha inizio, sostanzialmente tiro enable input, ok, e qua vado ad associare get player controller. C enable input, compiliamo e andiamo a vedere adesso che cosa è successo. Play, presso il tasto F, vedete how do you do, mi appare là in alto a sinistra. Bene, per quanto riguarda questa tipologia di variabile penso sia tutto. Noi ci vediamo alla prossima lezione.